Allora raga, il discorso è uno, mi hanno mandato questo drone per farvelo vedere e gli ho detto che se non era adatto per principianti non ve lo facevo vedere, quindi se ve lo sto mostrando è perché lo trovo adatto per principianti. Ciao ragazzi e ben trovati in questo nuovo video. Come vedete è un po' che non pubblicavo qui sul canale YouTube, sono cambiate un po' di cose, ho iniziato anche altri lavori con il drone, ho sistemato lo studio, riverniciato, insomma ho fatto un po' di cambiamenti e adesso c'è anche una postazione in cui farò dei podcast, o almeno ci provo a fare dei podcast con ospiti. Infatti qui abbiamo anche un altro microfono che mi servirà per registrare insieme a altre persone. Oggi però, visto che ripartiamo qui con le pubblicazioni, vi voglio far conoscere un drone per principianti che mi hanno inviato in regalo un po' di tempo fa. Questo video e le prove di questo drone l'avevo già fatte nei mesi invernali, invece ora siamo già a marzo, accidenti raga, stiamo già arrivando alla primavera e quindi si riparte con i droni, lavori all'esterno e divertimento, viaggi eccetera eccetera. Quindi per chi vuole prendere mano con un drone per principianti, un giocattolo per principianti, qui c'è il drone che fa per voi. Per questo drone, per questa recensione non ho chiesto soldi, mi hanno solo inviato questo drone perché volevo parlarvi di difetti e pregi proprio com'è, non come vogliono che lo dica. Il drone in questione quindi rispetta le aspettative. Marca Ameta, il modello è l'S20 Lite, perché anche i principianti, chi inizia da zero, ha bisogno comunque di provare a pilotare un drone economico senza investire già tanti soldi in un drone di fascia media. Ma ci sono tanti giocattolini e molti non sono affidabili, invece questo è comunque affidabile, si controlla bene, mantiene la posizione in condizioni ottimali, la stabilità del collegamento con il telefono e il radiocomando è buona, insomma ha tante qualità e quindi le vediamo all'interno di questo video. Adesso, prima di continuare con questo video, visto che anche a me non piace tanto perdere tempo, voglio darvi un punteggio su questo drone da 1 a 5 su vari aspetti, così che capiate bene se già questo drone può essere indicato per voi oppure non vi interessa. In caso vogliate approfondire poi le questioni dei punteggi all'interno del video, continuerete con la visione. Partiamo quindi con una lista di punteggi che ho dato su questo drone. Partiamo parlando della facilità di utilizzo. Qui ho dato un punteggio di 5 su 5 perché è molto facile da utilizzare anche per i principianti. Per quanto riguarda la configurazione iniziale ho dato un punteggio di 3, che è intermedio tra 1 e 5, perché in fase di configurazione iniziale ci sono stati alcuni piccoli problemucci con il wifi e la connessione al drone, risolto tramite la disattivazione della riconnessione automatica del wifi. Per quanto riguarda la durata della batteria ho dato un punteggio di 4 stelle su 5, infatti la batteria dura 18 minuti e ci sono 2 batterie incluse all'interno della confezione. È una buona durata, ci sono droni che durano molto meno, invece 18 minuti è accettabile. La silenziosità invece mi ha stupito, infatti il drone è molto silenzioso e quindi ho dato 5 stelle su 5. La stabilità sul posto, senza toccare i comandi, ho dato un punteggio di 3 su 5. 3 perché anche se in alcuni momenti riusciva a stare fermo grazie al sensore ottico, in presenza di particolari terreni come erba o pozzanghere si spostava molto. Questo perché non ha il GPS. Per la qualità fotografica devo dare un 2 su 5, infatti la fotocamera è molto scarsa, piccola e le foto che vengono fuori presentano tanto rumore e poca qualità. Anche per quanto riguarda i video ho dato una stella su 5 perché la qualità dei video è pessima, la qualità video è molto scarsa, c'è molto tremore e effetto gello. Anche per quanto riguarda il volo notturno ho dato una stella su 5 perché non è in regola con l'utilizzo in notturna. Infatti è presente delle luci blu
invece per normativa ci deve essere almeno una luce verde lampeggiante, quindi non è possibile utilizzarlo di notte. Per quanto riguarda la libertà normativa invece ho dato 5 stelle su 5 perché è un drone giocattolo inferiore ai 250 grammi e questo ci dà la possibilità di utilizzarlo in quasi tutti gli ambienti e situazioni. Sempre utilizzando la testa prima di farlo perché se ci sono persone o ostacoli il drone potrebbe andare comunque addosso alle persone e ferire tramite le eliche. Quindi per conclusione, per chi è indicato questo drone, per chi è alle prime esperienze e vuole un drone economico al di sotto dei 100 euro e per i bambini che vogliono giocare. Consiglio comunque l'utilizzo sotto la supervisione di un adulto e in spazi aperti all'esterno. Se tutti i punteggi avessero raggiunto 5 stelle avremmo un punteggio di 45, mentre questo drone si classifica con 29 stelle. Questi sono i movimenti che fa il drone muovendo i due stick. Questa è la quota che fa alzare e abbassare il drone. Questo invece è lo spostamento sull'asse verticale. Ruota di qua e ruota di là. Questo è lo spostamento sull'asse orizzontale, in questo modo il drone va a sinistra e il drone va a destra. E questo uguale, il drone va avanti e il drone va indietro. Naturalmente se ruotate il drone in questo verso bisogna fare attenzione che se voi andate avanti il drone andrà in qua, all'incontrario rispetto a questo movimento. Joystick avanti, joystick indietro, drone indietro. Questa cosa si può anche modificare dalle impostazioni sul telefono in modo che se voi andate avanti il drone andrà avanti rispetto alla zona in cui è decollato, in questo modo e non come solitamente. Ma se volete imparare veramente a pilotare il drone dovete tenerlo com'è realmente il drone. Se vado avanti il drone va avanti, se il drone è rivolto verso di voi e premete avanti il drone va comunque avanti ma viene verso di voi. Questi sono i movimenti classici e l'impostazione classica più utilizzata sul radiocomando per controllare il drone. Adesso vi ho spiegato un po' i comandi, vediamo come si la cava. Il drone è già salito. Guarda, grande. Non andare troppo alto, amore. Sta andando da solo? Perché si sta allontanando da solo? Perché il posizionamento non lo tiene col GPS. Ci siamo accorti quindi che il drone si spostava da solo anche senza dare comandi perché il sensore ottico, che è questa piccola telecamera, mantiene la posizione confrontando quello che vede in tempo reale la telecamera. Ma essendoci le pozzanghere di acqua in questo piazzale, la luce riflessa dalle pozzanghere confondeva l'immagine del sensore ottico e quindi il drone sulle superfici riflettenti ha difficoltà a mantenere la posizione. E questo non accade solo con questo drone, ma con tutti i droni che hanno questo sistema di posizionamento tramite il sensore ottico. Quindi non è un problema del drone, ma piuttosto bisogna fare attenzione a dove si vola perché superfici riflettenti e terreni con particolari partner continuativi possono confondere la telecamera e non riuscendo quindi a mantenere la posizione. Ho attivato anche la registrazione schermo così potete vedere cosa vede il drone e i comandi. I comandi sono intuitivi come il drone, come la tipologia di comandi è il Mode 2 dei telecomandi. L'unica cosa a cui bisogna prestare attenzione è che non ha il GPS e il posizionamento lo mantiene grazie a un sensore posto al di sotto del drone, un sensore ottico. Cerca di prendere confidenza con i comandi, riportalo in qua.
È silenzioso e stabile. Non funziona il GPS questa cosa. Come? No, non c'è il GPS. No. Per impararlo a manusearlo va bene, imparare i comandi, eccetera. Giusto per non spendere con una cosa costosa se non sai fare con un drone ancora, se non hai pratica, questo va bene. Drone tutto sommato affidabile, noi l'abbiamo provato con Amanda, l'ho fatto volare a lei visto che è principiante, l'abbiamo trovato abbastanza affidabile. La telecamera è pessima, però non è questo lo scopo del drone. Andiamo a vedere effettivamente come registra questi video e le foto. Andiamo nella cartellina all'interno della schedina SD che ha registrato. Ho fatto alcune foto così per prova e questo è quello che è venuto fuori. Vedete che la qualità non è eccelsa, insomma non è chissà che, però queste foto vengono comunque fuori. Vengono comunque delle foto, non è una qualità da fotografo, però insomma un minimo. Vediamo anche i video originali come vengono, e questi sono i video originali non editati. Vedete che si vede molto il tremore delle vibrazioni perché la ripresa non è stabilizzata in alcun modo e anche si vede l'effetto gello delle vibrazioni sulla telecamera. Vedete che si vede proprio questo effetto gello accentuato sulla telecamera. Inoltre il gimbal non è regolabile fluidamente, ma va per scatti. Ogni volta che si preme fa uno scatto in giù. Quindi anche nei video non ci si aspetta chissà che, ma comunque ripetiamo che è un drone per principianti e questo è quello che viene fuori. Molto limpidamente è quello che registra questo drone. Naturalmente le impostazioni di bilanciamento dei colori e dell'esposizione è tutto automatico e questi sono i video che registra. Andiamo a vedere anche su Lightroom se queste foto sono minimamente editabili. Vediamo quindi qui su Lightroom, che è già un programma professionale, ma io utilizzo questo, quindi vi faccio vedere questo. Qui ci sono le dimensioni del file, effettivamente è un 4K in JPEG, ISO50 F2 un 3 millesimo di secondo. Se ingrandiamo però vediamo che la qualità visiva di queste foto non è granché, anche se è un 4K, perché il sensore è molto piccolino, l'obiettivo è molto piccolo, equivalente a un 14 mm. Quindi questa è la qualità che ci rende in queste foto. Ripetiamo che questo drone non è fatto tanto per foto e video, ma è quello di dare un drone affidabile per principianti e è veramente stabile, silenzioso, vola bene, si controlla bene, il collegamento è stabile e quindi lo consiglio per principianti. Vi faccio vedere comunque che si può controllare senza l'uso del telefono. Si tiene premuto qui, il telecomando è acceso, si tiene premuto qui e il drone è acceso. È molto semplice, questo lo potrei anche chiudere, ma qui c'è doppia velocità, una è la più veloce, due è la più lenta. E comunque sia è molto semplice da pilotare, adesso ve lo faccio vedere senza neanche metterci il telefono e vedere che è un drone per principianti. Mando in giù al centro e si avvia, per atterrare di nuovo spingo in giù, o se no posso tenere premuto questo e il drone decolla in automatico. Adesso lo attiviamo manualmente e lo alziamo per tenerlo qui vicino. Naturalmente mi allontano un attimo perché non voglio prendere il drone nelle nocche. Adesso c'è anche un po' di vento. Avete visto? Già è decollato. Con questi joystick lo controllo. Ora il drone se ne va perché c'è vento. Però vedi, se lo controllo lo mantengo qui. Insomma, un dronino per principianti. Però se uno vuole imparare, buono. Adesso lo faccio atterrare come meglio posso perché non vorrei distruggerlo. Adesso atterriamo
sui sassi. Tac. Devo dire che comunque per i principianti va bene, non vi aspettate chissà che. C'ha tutte le luci blu qui sopra per i bambini, quindi è un drone principalmente per principianti e bambini. Come qualità-prezzo, se uno vuole iniziare a prendere dimestichezza con i comandi, capire cosa vuol dire pilotare un drone senza tanti automatismi che vi facilitano molto e quindi non imparate, questo imparate a pilotare. Cosa vuol dire pilotare un drone? È un drone anche che va controllato, non è un drone che va da solo, ma va controllato. Sul mercato online si trova anche articoli a minor prezzo, però diciamo che come affidabilità bisogna comunque vedere se questo vale la pena del prezzo, perché più scende il prezzo e meno sono affidabili. Andiamo adesso a fare l'unboxing, a vedere il contenuto della confezione e la prima configurazione. Andiamo a vedere innanzitutto come si presenta la confezione. Questo è proprio un drone che viene chiamato per principianti, beginner drone, Ameta S20 Lite in 4K, ma andiamo a vedere effettivamente se è quello che ci propone. Sopra abbiamo questa grafica, qui ci sono i QR code per scaricare l'applicazione da utilizzare insieme al radiocomando. Di qua abbiamo altre grafiche, facile da usare, trasmissione fino a 200 metri, mantenimento dell'altitudine e camera aggiustabile come inclinazione. Qua dietro ci sono altre informazioni che non sto a leggervi, o se no vi faccio vedere solo l'italiano. Eccolo qui, qui abbiamo l'italiano. Questo prodotto è destinato agli utenti di età superiore a 14 anni. Per la sua sicurezza assicurati di leggere tutte le istruzioni prima dell'uso. Utilizzare il prodotto seguendo le regole e le politiche nelle proprie regioni. Meta non sarà responsabile per eventuali attività illegali causate con questo prodotto. Rischio di soffocamento, quindi attenzione. Batterie standard, non mischiare batterie vecchie e nuove, non mischiare batterie alcaline, batterie standard, carbonio zinco o ricaricabili nickel cadmio. Ok, qui c'è il contenuto della confezione, come si può vedere, drone, remote ID, batterie, ma andiamo a vedere questo prodotto, ma andiamo finalmente a spacchettare. Prodotto ancora nuovo, non l'ho ancora aperto e andremo a fare insieme la configurazione. Eccolo qua, non l'ho ancora toccato ragazzi, quindi è nuovo anche per me. Andiamo a vedere cosa ci presenta Ameta, che questa azienda promette un drone per principianti affidabile e performante. Ecco qua il contenuto, qui abbiamo subito drone, radiocomando, batterie e qui ci sono accessori e ricambi. Andiamo subito a vedere il drone che viene spedito in questa busta nuovo. Quindi ragazzi andiamo a vedere se l'attività promette e mantiene le promesse. Ok, è bello sigillato, attenzione quando l'aprite perché è meglio non fare i passi bruschi. Ecco, la plastica si presenta subito. Si vede che è un giocattolo per principianti, un drone per principianti, si sente dalle plastiche, bisogna fare attenzione a non rompere queste parti qui in plastica quando si tira fuori dalla confezione. L'apertura del drone è così, avanti e dietro, avanti e dietro. Vediamo com'è questo drone. Allora, qua si vede c'è la telecamera 4K F2 con la pellicola di protezione. Qui ci sono due torce a LED, penso che si illumineranno quando vola. Qui dietro c'è un altro LED e l'inserimento della batteria. Qui sotto c'è la telecamera per il posizionamento visivo e qui sotto ci sono le marcature CE e UKCA made in Cina. Vediamo che qui c'è lo spazio per la schedina, mentre di qua non c'è nient'altro. Pulsante d'accensione sopra, stato della batteria
immagino sia qui. La telecamera si aggiusta il tilt su e giù, non c'è il gimbal a 3 assi, è solo su e giù. Andremo a vedere quindi come stabilizza la ripresa. Andremo quindi a vedere come stabilizza la ripresa. Eliche in plastica, direi anche buone come fatture, e tutto sommato è un drone abbastanza carino, un po' squadrato per le forme. Voi che dite? Sembra un po' squadrato, ma questo è quanto. Andiamo a vedere ora il radiocomando, anche questo sigillato nella busta. Radiocomando a meta con questa specie di stick tipo il joypad dell'Xbox, pulsante di decollo e atterraggio, flip, questi due sono tutti e due flip in una direzione piuttosto che un'altra, il tasto stop, qui sopra ci sono i tastini questi servono per regolare il tilt della camera su e giù, e poi c'è fotografia e ripresa. Qui ci andrà le batterie e per aprirlo invece fa così, qui ci si metterà il telefono e qui si apre per impugnarlo meglio. Esattamente, perché queste due servono per impugnarlo. Ve lo faccio vedere al contrario, ma questo serve per impugnarlo saldamente. Devo dire che l'ergonomia ci sta, dai, l'ergonomia ci sta, si sente, mi sento sicuro a impugnarlo. Ho questi due queste due dita per premere questi tasti e i pollici sui joystick. Vediamo anche qua velocità, qui c'è un tastino velocità 1 e 2. Abbiamo visto la prova in volo, quindi sarà andato bene. Ok, mettiamo da parte anche il joystick, vediamo le batterie. Le batterie sono veramente minuscole, piccoline, e per ricaricarle hanno questa USB-C. Vediamo la tecnologia, è LiPo High Performance Battery. LiPo 3,7 volts 1600 mAh. Li-ion. Ah no, non sono LiPo, sono Li-ion. Ok, qui c'è scritto una cosa. Li-ion, LiPo High Performance 3.7. Sono Li-ion, non sono LiPo. Passiamo invece a vedere la parte superiore. Qui c'è il cavetto USB per caricare le batterie, eliche di ricambio e la guida, il manuale delle istruzioni e la guida. S20 Lite Beginner drone per principianti, 6 mesi di garanzia. Ah ok, con questo tagliandino si va sul sito e si fa l'estensione di garanzia di altri 6 mesi rispetto in più alla garanzia legale. Qui c'è la guida di istruzioni per l'avvio rapido e ora andiamo a fare l'avvio. Le istruzioni sono abbastanza semplici, c'è la guida, però è tutta in inglese. Adesso andiamo a vedere anche se c'è una guida italiana, se si accede con il QR code. È abbastanza semplice il discorso, poi si tratta di mettere l'applicazione e avviare il drone e seguire le istruzioni dell'applicazione. Tutto scritto qua. Qui c'è le istruzioni da scaricare l'applicazione da Google Play. Qui c'è per connettere al wifi, infatti è controllato tramite il wifi. Vediamo anche quanto è la distanza di controllo per questo drone. Questo quindi è il cavetto e la batteria per caricare le batterie, e non c'è però l'alimentatore. Ne prendo uno e lo andiamo a caricare. Mi raccomando, per caricare le batterie bisogna utilizzare un caricabatterie e quindi un alimentatore che abbia al massimo 5 volts 2 A. Io ho questo, è un alimentatore qualsiasi che ho trovato, che utilizzo per caricare le batterie. Questo va bene perché ha 5 volts 1000 mAh, che è 1 ampere al massimo, e va bene. Quindi adesso andiamo a caricare le batterie. Le batterie del drone quindi sono presenti, ma mancano le batterie del radiocomando. Infatti ci vanno messe delle pile. E manca anche un piccolo cacciavite che serve, perché per aprire questo vano batterie serve un cacciavite a stella. Eccoci qua, batteria in carica, si è accesa una spia rossa. Immagino che quando si spenga o è verde le batterie saranno cariche. Benissimo ragazzi, allora la batteria è carica, adesso vado a inserirla
nel drone e andiamo a scaricare l'applicazione e avviarlo. Per scaricare l'applicazione c'è il QR code sul libretto delle istruzioni. Sto scaricando l'applicazione, sono 186 mega di app, abbastanza pesantuccia. Eccoci qua, accendo il drone radiocomando e ci metto il cellulare. Radiocomando 3 secondi, 1, 2, 3 e ci sono le luci lampeggianti. Drone 3 secondi, magari senza tenerlo vicino al viso, 1, 2, 3. Ok, l'ho posizionato sul tavolo, lontano, così lo vedete. Quindi radiocomando e drone sono connessi. Adesso devo andare a connettere l'app semplicemente selezionando il wifi con il wifi del drone. Connette e disconnette continuamente. Andiamo a vedere quindi cosa mi dice nell'app. Okay, andiamo direttamente dall'applicazione a cercare, continua a connettersi e disconnettersi continuamente. Ok, adesso è connesso, finalmente dopo un pochino di difficoltà, finalmente è connesso. Ok, ho trovato qual era il problema, avevo messo la riconnessione automatica e quindi andava in verifica per vedere se c'era internet, si disconnetteva e poi riprovava a connettersi. Ho trovato il problema, ho disattivato la riconnessione automatica e adesso funziona correttamente. Qui in basso si vede la potenza della connessione con radiocomando e col drone, la batteria del drone qui in basso, qui, fammi vedere se mi dà informazioni, no niente, vediamo cos'è questo, speriamo qui registra un video, anche se non ha la scheda SD, diamo album, me lo registra qui all'interno dell'app, mi salva la foto all'interno dell'app. Qui cos'è? Foto con gesto, registrazione con gesto. Qui cos'è? Modalità test. Andiamo a vedere le impostazioni. Modalità principiante on, altitudine massima. Vediamo quanto me lo dà. No, off. Altitudine massima 50 metri. Altitudine massima 50 metri, raga. E già a 27 diventa rosso. Quindi andremo a vedere. Modalità principiante rimane a 10 metri. Per chi vuole iniziare a provare a pilotare questo drone va bene anche 10 metri, non è malaccio. Teniamolo on per il momento, così facciamo la prova. Poi si può calibrare il giroscopio, unità di misura, controllo remoto, mano sinistra, mano destra, metri, videocamera. Videocamera 2K, 30 fps, quindi è un 2K, non è un 4K in realtà. La risoluzione delle foto è il 4K, il video è 2K 30 fps, la risoluzione delle foto è 4K, aspect ratio 720p, quindi non è un 1080, non è un 4K, è un 720p. Si può attivare la griglia X, punto centrale e griglia a 9 quadrati. Burst è la raffica, è possibile scattare e salvare 3 foto in rapida successione. Poi registrazione, qui c'è il logbook di volo e qui c'è le versioni dell'app e del drone. Non ci sono tantissime impostazioni, tantissime informazioni sulle impostazioni, ma sono quelle che servono. La raffica delle 3 foto non è velocissima, infatti la prima foto che ho scattata è 20:10:44, 20:10:45, 20:10:46. Il drone si è spento in automatico, probabilmente perché non lo stavo utilizzando. L'ho riacceso, vediamo, mi si sta riconnettendo. La riconnessione quando si spenge e si riconnette non è immediata, bisogna comunque selezionare il drone nell'interfaccia per ripartire. Se rimane inattivo, quindi il drone si spenge da solo. Se vuoi acquistare questo drone come prima esperienza o per regalarlo a un bambino, trovi il link nella descrizione. In descrizione trovi anche il link al mio shop di articoli consigliati in cui troverai questo e tanti altri fantastici prodotti. Con questo video ho concluso e noi ci vediamo nel prossimo video.